io sono Livio di Gibbo Tour e oggi vi porterò a fare un giro con me. Siete pronti? Allacciate le liane! Andiamo in una capitale europea, a Malta. Queste saranno le tappe per il nostro viaggio di almeno 3 giorni pieni. Alla Valletta ho inserito le indicazioni per palazzi e musei, ma scegliete quali preferite visitare perché non è possibile farli tutti quanti in un solo giorno. A Malta ci sono molte altre cose da vedere e altre 2 isole principali, Gozo e Comino, che non sono state incluse in questo tour. Questo itinerario è un buon compromesso per scoprire i tesori principali e farsi un'idea della ricca storia e cultura maltese in soli 3 giorni. Malta ha 7000 anni di storia, che ha visto avvicinarsi Fenici, Greci, Romani, Arabi, Cavalieri di San Giovanni, Napoleone e l'Impero Britannico. L'autobus è il modo migliore per spostarsi sull'isola. Ci sono varie tessere acquistabili direttamente agli arrivi in aeroporto. Per questo tour vi conviene la Explore Flex Travel Card 4 Days by Bus, che vale 96 ore per tutti gli autobus. Lascio il link in descrizione per valutare le diverse tipologie. Iniziamo a visitare Malta dalla sua capitale, La Valletta. Venne fondata dal Gran Maestro dei Cavalieri dell'Ordine di San Giovanni, Jean Parisot de la Valette, nel 1566, dopo la sconfitta dell'Impero Ottomano. La città venne disegnata su una griglia, come fortificazione a scopo difensivo, dall'ingegnere militare Francesco Raparelli. La Valletta divenne centro culturale e amministrativo dei Cavalieri. Nel 1798 venne conquistata da Napoleone Bonaparte, ma dopo un paio di anni passò al controllo dell'Impero Britannico. Venne bombardata e in gran parte distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale. Re Giorgio VI conferì la Croce di San Giorgio all'isola nel 1942, a simbolo del coraggio e dell'unità della popolazione, che resistette strenuamente. Ancora oggi la croce è presente sulla bandiera nazionale. Iniziamo la visita della Valletta dalla Fontana dei Tritoni, con statue in bronzo e basamento in cemento travertino romano proveniente da Tivoli. Ancora più bella con l'illuminazione notturna. Passiamo per la porta della città e gli Hastings Garden. Leggenda vuole siano stati costruiti in 4 ore, a sottolineare la laboriosità dei maltesi. Proseguiamo su Via della Repubblica, su cui si trova il Museo Nazionale di Archeologia, con la sua incredibile raccolta di manufatti preistorici, e la famosa statuetta della donna dormiente, trovata nell'ipogeo di Al-Safini. Proseguiamo per la concattedrale di San Giovanni, patrimonio nazionale. Con facciata sobria e interni barocchi, il suo pavimento raffigura 405 lastre commemorative dei Cavalieri dell'Ordine. Custodisce anche un Caravaggio. Più avanti troviamo il Palazzo dei Gran Maestri, che fu la residenza ufficiale di 21 dei Gran Maestri al Tempio dei Cavalieri dell'Ordine di San Giovanni di Malta. Costruito dal 1571, è il palazzo più grande della Valletta, con i suoi 97 per 83 metri. Oggi è sede del Presidente della Repubblica di Malta e ha ospitato il Parlamento fino al 2015. Alcune delle sue sale sono stupefacenti, come l'Armeria, con una collezione di 7000 tra armature, spade e cannoni. È anche esposta l'armatura da parata, intarsiata in oro, del Gran Maestro Alof de Vignocourt. Di notevole pregio la stanza degli arazzi, la sala gialla e la sala rossa, utilizzate per riunioni del Gran Consiglio o ricevere ambasciatori. Proseguendo troviamo Casa Rocca Piccola, una famiglia nobile maltese del XVI secolo. Arriviamo fino a Forte Sant'Elmo, una fortificazione progettata dall'architetto militare Francesco Raparelli nel 1552. Torniamo indietro sulla vivace via Mercanti fino al Museo Nazionale di Belle Arti, che ha sede nell'Albergo d'Italia, residenza dei Cavalieri Italiani dell'Ordine. Passiamo per l'Auberge de Castille, che ospita gli uffici del Primo Ministro di Malta, e raggiungiamo i giardini Upper Baracca, con la piattaforma d'artiglieria del XVI secolo. Da qui, a piedi o con un comodo ascensore,
Dirigiamoci a Valletta Waterfront, il lungomare con magazzini del 1700 riconvertiti a ristoranti. Prendiamo un traghetto per Cospicua, Bormla, una delle 3 città fortificate di Malta. La zona delle 3 città è conosciuta anche come la Cottonera. Affacciata sul Porto Grande, Cospicua ha una ricca storia navale. Da qui possiamo avere un bello scorcio anche di Sangrea, Isla, con la sua maestosa chiesa e il Fort Saint-Michel. Se decidete di visitarla e arrivare fino ai giardini della Guardiola, vedrete l'occhio e l'orecchio scolpiti sulla torretta, a simbolo della continua sorveglianza dei cavalieri a protezione della città. Addentriamoci nel centro storico di Vittoriosa, Birgu, passando per la chiesa di San Lorenzo. Il palazzo dell'Inquisitore, antico carcere, piazza Talbelt, con la statua della Vittoria e quella di San Lorenzo, e raggiungiamo il Belvedere, da cui si gode un'ottima vista sulla Valletta. Il secondo giorno partiamo per l'imperdibile Blu Grotto, scendendo la fermata Panorama per ammirare la Grotta Azzurra dall'alto. Con una passeggiata in discesa di 10-15 minuti, arriviamo al porto, al servizio di imbarcazioni, per un'escursione di circa 20-25 minuti sulla coloratissima barca tipica, il Luzzu. La tradizionale imbarcazione, che tiene circa 10 persone, vi porterà vicino alle 7 grotte marine per ammirare il colore blu e turchese dell'acqua cristallina. Se avete la fortuna di trovare bel tempo, i giochi di luce sulle pareti rocciose e le tonalità del fondale marino sono rinomati. Fermiamoci alla Torre Sciuta, una torre di avvistamento del 1638. Da qui prendiamo l'autobus per Medina. Attenzione che in caso di pioggia la fermata Grotto viene cancellata e dovete tornare a bordo alla fermata Panorama. Medina è l'antica capitale di Malta, una città fortificata dall'aspetto monumentale, che sembra essere ferma nella storia, soprannominata Città Silenziosa. Fondata dai Fenici nell'VIII secolo a.C., divenne in seguito parte dell'Impero Romano, poi ampliata dai Bizantini e dagli Arabi nell'Alto Medioevo. Appena scesi dal bus ci accolgono gli Howard Gardens, inaugurati nel 1942, portano il nome del primo ministro di Malta. Con sentieri ombrosi e tanti alberi invitano alla sosta. Accediamo alla città dalla Porta di Medina, restaurata in stile barocco nel 1724, decorata con gli stemmi del Gran Maestro Antonio Manuel de Medina e della città di Medina. La parte posteriore è decorata con rilievi dei santi protettori di Malta, San Publio, Sant'Agata e San Paolo. È comparsa anche nel Trono di Spade come approdo del re. Appena varcata la porta troviamo Palazzo Velina, sede del Museo Nazionale di Storia Naturale. Proseguendo sulla strada principale arriviamo alla Cattedrale di San Paolo del XII secolo, sorta, secondo la leggenda, nel luogo in cui il governatore romano Publio incontrò San Paolo dopo il naufragio a Malta. Vicino si trova Casa Gourjon, un'elegante residenza nobiliare aperta al pubblico. Altra casa museo è Palazzo Falson, del 1495, è uno degli edifici più antichi di Medina.
Arrivati a Piazza del Bastione potete affacciarvi dalle mura e godervi il panorama. Medina è conosciuta anche per la tradizione secolare della lavorazione del vetro. Torniamo indietro percorrendo le belle strade di Medina. Attraversata la strada ci troviamo già a Rabat. La parola araba indica il sobborgo oltre le cinta muraria della città. Qui vediamo la suggestiva area attorno alla piazza di San Paolo. E visitiamo il Museo Vignacourt. Il biglietto d'ingresso comprende la visita alla grotta di San Paolo, con una piccola cappella con altare, ai rifugi antiaerei della Seconda Guerra Mondiale, alle labirintiche catacombe costituite da un dedalo di passaggi e poggi interconnessi, considerati la culla del cristianesimo a Malta. E infine il museo con la collezione d'arte e arredamenti barocchi ospitato in un ex seminario religioso costruito dai Cavalieri di Malta. Il terzo giorno partiamo alla volta della cittadina costiera Marsa Loch, che significa porto dello scirocco, situata nella costa sud-est di Malta. La città è famosa per il pittoresco porto, con le colorate imbarcazioni dei pescatori, luzzi, tradizionalmente decorate con l'occhio di Osiride, a protezione dei marinai. È molto conosciuta anche per il caratteristico mercato del pesce che si svolge la domenica. Affacciata sulla piazza principale di Marsa Loch si trova la chiesa di Nostra Signora di Pompei, del XIX secolo, con 2 torri campanari simmetriche in arenaria. Nella zona del porto si trova anche la statua del pescatore che torna dai figli. Si vi va una passeggiata prendendo la strada lungo la costa si arriva al forte Saint-Lucien del 1610. Leggenda vuole che San Giovanni apparve in sogno ad una donna, avvisandolo di un imminente attacco da parte dei turchi e suggerendole di chiedere al Gran Maestro Vignacourt di fortificare la zona. Nessuno le credette finché ci fu davvero un attacco poco dopo. La costruzione del forte iniziò subito. Sotto i britannici il forte venne ulteriormente ampliato e poi fu utilizzato come prigione e magazzino per le munizioni. Attualmente non è visitabile. Riprendiamo il bus alla volta di Tarshen per visitare i misteriosi templi megalitici, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Qui si trovano 4 diversi complessi risalenti ad epoche diverse, databili tra il 3000 e il 2500 a.C. Si trovano decorazioni di animali e geometriche, cisterne, ripiani scolpiti e soprattutto blocchi megalitici e la parte inferiore di una colossale statua, che si crede possa essere dedicata alla dea della fertilità. Andiamo ora a Paola, fondata dal Gran Maestro Antoine de Paul, con la sua bella piazza su cui affaccia la grande Basilica di Cristo Re del 1924. Prenotando con mesi di anticipo, perché il sito è delicato e gli ingressi sono contingentati, possiamo visitare l'ipogeo di Al-Safin, un complesso sotterraneo di circa 6.000 anni fa. Lascio il link in descrizione. Qui finisce la nostra visita. Iscrivetevi al canale Gibbo Tour per nuovi itinerari. Potete seguirmi anche su Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle curiosità di viaggio. Siete pronti? Adagiate le liane!